Ciao, in questo video ti mostro come ho creato questa borsa origami double face utilizzando 3 rettangoli di tessuto. Qui ti mostro la borsa indossata da entrambi i lati. Questa tipologia di borsa è perfetta per la spiaggia, visto che si sta avvicinando l'estate, o per la spesa e la si può realizzare con gli avanzi di tessuto dei progetti che abbiamo a casa. È inoltre un'idea regalo molto carina e veloce da realizzare. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica, su www.cucitoespresso.it trovi i miei corsi di cucito online. Il percorso Impara a cucire da zero è pensato per principianti assoluti, anche per chi non ha mai utilizzato una macchina per cucire. Per il mio progetto della borsa origami ho utilizzato 2 rettangoli di tessuto alti 40 cm e lunghi 120 cm. Ti consiglio di scegliere 2 tessuti diversi a contrasto. Per il lato che pensi di utilizzare più di frequente ti consiglio un tessuto di cotone di peso medio pesante come il denim, il canvas, il twill o una tela pesante. Per il lato interno un tessuto di cotone di peso medio come una tela, un twill, un poplin, un tessuto da camicia o similari. Oltre a questi 2 rettangoli ho tagliato un altro rettangolo di tessuto 12 x 20 cm con il tessuto principale, il denim, che mi servirà per il manico. Per essere sicura di tagliare i 2 rettangoli principali, quelli che formano la borsa, esattamente uguali, mi sono creata un semplicissimo cartamodello di velina di altezza 40 cm e lunghezza la metà del rettangolo finale, quindi 60 cm, e ho tagliato entrambi i tessuti sulla piega del tessuto con questo cartamodello. Ti consiglio di scegliere tessuti non elasticizzati perché, soprattutto se sei principiante, potresti avere difficoltà nella fase di confezione. Nel caso il tessuto fosse elasticizzato come questo denim che sto utilizzando, ti consiglio di stabilizzare tutti i lati con un nastro dritto filo termoadesivo tipo questo. Applicare il nastro dritto filo termoadesivo permette anche di stabilizzare i margini della borsa e quindi evitare che si deformino durante la cucitura o durante l'utilizzo. Quindi sarebbe utile applicarlo anche se il tessuto non è elasticizzato. Puoi applicarlo su uno dei 2 gusci. Attenzione che dopo l'applicazione del nastro dritto filo termoadesivo i lati potrebbero restringersi leggermente. Qui tipo io ho perso 5 mm per lato, quindi verifica la lunghezza dei lati dopo aver applicato il nastro e controlla che siano sempre 40 x 120 cm. Nel caso si siano ristretti ti consiglio di riverificare le proporzioni del rettangolo come vedremo adesso e ridurre delle stesse dimensioni anche l'altro rettangolo. Nel caso in cui il tuo pezzo di scarto di tessuto che vuoi utilizzare sia più piccolo di 40 cm di altezza, puoi scegliere tu la dimensione adattando il cartamodello e riducendolo. Per esempio, io in questo caso ho 38 cm e non 40 con questo scarto di tessuto. Mi verrà quindi una borsa leggermente più piccola. Posso comunque utilizzare questo pezzo e ti mostrerò adesso come. Su Pinterest puoi trovare diversi schemi di composizione per la borsa origami. Io ho utilizzato questo che ho trovato su questo blog. Ti metto il link all'articolo originale su questo blog nel box descrizione sotto il video. In questo schema il rettangolo è composto da 3 quadrati affiancati, quindi se scelgo un'altezza di 40 cm sul lato corto, la base lunga dovrà essere 40 x 3, cioè 120. Quindi nel caso in cui voglia fare un'altezza di 38 cm, per esempio, perché questo ho di tessuto, la base dovrà essere 38 x 3, quindi 114 cm. Il mio rettangolo finale sarà 38 x 114. E così via, puoi scegliere la dimensione della borsa che preferisci, puoi fare anche borse più piccoline. La diagonale del quadrato sarà l'altezza della borsa della spalla alla base, escluso il manico. Quindi per capire quanto sarà grande la borsa che creerai, puoi calcolarti la diagonale del quadrato e misurarla addosso con 1 metro da sarta. Nell'articolo originale trovi anche lo schema di piegatura, eccolo, che ho utilizzato anche per la mia borsa. La confezione che vedrai in questo tutorial è invece diversa da quella che trovi nell'articolo originale perché l'ho cambiata completamente per rendere la borsa 100% reversibile. Veniamo quindi a come ho cucito questa borsa origami. Per prima cosa ho posizionato il rettangolo numero 1 aperto con il rovescio verso l'alto. Ho preso l'angolo destro inferiore del rettangolo e l'ho piegato sulla diagonale del quadrato in questo modo. L'angolo qui in alto a destra deve essere piegato specularmente e questa distanza deve essere esattamente la dimensione del lato più corto del rettangolo, quindi 40 cm se ho tagliato un rettangolo con altezza 40 cm. Metto uno spillo su entrambe le estremità.
Prendo poi l'angolo superiore a sinistra del rettangolo e lo piego sulla diagonale del quadrato verso il basso. Controllo che il lato inferiore sia 40 cm e spillo con 2 spilli. Anche tutti i lati del quadrato centrale, quello che vedo sul rovescio, devono essere lunghi 40 cm. Faccio poi una piccola tacca con la punta delle forbici nel punto in cui arriva il tessuto sul lato lungo, sia nella parte inferiore sia nella parte superiore. Attenzione a fare un taglietto di 2-3 mm massimo con la punta delle forbici. Prendo poi il lato destro e lo piego in questo modo, in modo che il lato superiore del quadrato interno, quello che vedo dal rovescio, vada a coincidere con il lato verticale sinistro. Ecco qui quello che viene, ho piegato il rettangolo per ottenere la forma della borsa. Quello che dovrò fare ora è cucire questa metà lato dalla tacca fino all'angolo in basso insieme a quest'altro lato corto. Lo stesso lo farò dall'altro lato della borsa. Per farlo tolgo questo spillo, metto i due lati da cucire insieme dritto contro dritto. Rispetto alla tacca che ho segnato, segno 1 centimetro in più che mi servirà come margine di cucitura per cucire appunto insieme i lati e allineo il bordo del tessuto non alla tacca fatta con le forbici ma al segno a gesso del centimetro in più che ho appena fatto. Tolgo questo spillo e lo riposiziono perché in quella posizione mi dà fastidio. Allineo il bordo del tessuto al segno fatto a gesso e metto uno spillo in corrispondenza della tacca fatta con le forbici. Avrò quindi questo margine di cucitura libero. Mi risvolto tutto il lato che andrò a cucire e spillo insieme i due strati di tessuto. Segno poi sull'angolo in alto a destra del pezzo da cucire due tacche a 10 cm dall'angolo e le unisco con una diagonale. In corrispondenza della diagonale segno poi il margine di cucitura a 1 cm con il gesso. Cucirò appunto con margine di cucitura 1 cm a macchina. Segno inoltre il punto di partenza anche all'inizio se mi è più comodo, quindi tolgo lo spillo e con il gesso segno 1 cm e 1 cm per trovare l'incrocio dei margini, quindi il punto di partenza della cucitura. A macchina andrò a cucire su questa linea qui dalla tacca fatta a forbice, quindi dal segno che ho fatto a gesso adesso con 1 cm e 1 cm, lasciando libero 1 cm di tessuto fino a questo punto. Poi girerò e proseguirò sulla diagonale. Preparo anche l'altro lato nello stesso modo, in modo da cucire a macchina entrambi i lati della borsa e ottimizzare il tempo. A macchina seleziono il punto dritto e inserisco l'ago nel punto di partenza che mi ero segnata a gesso. Parto e affranco. Proseguo cucendo con margine 1 cm fino alla tacca di incrocio con la diagonale fatta a gesso. Ago nel tessuto, tiro sul piedino, ruoto, abbasso il piedino. Proseguo cucendo sulla diagonale. Affranco alla fine.
Rinforzo l'angolo della borsa, quindi l'incrocio della diagonale con il margine di cucitura, ripassandolo una seconda volta. Cucio anche l'altro lato allo stesso identico modo. Taglio i fili in eccesso delle cuciture fatte. Prima del passaggio successivo che ti mostrerò, controllo se ho cucito tutto correttamente. Essendo una borsa origami, voglio essere sicura di aver fatto tutto correttamente, controllando la forma della borsa che deve uscire e che è questa, quindi è corretto come ho cucito. Verifico inoltre che la partenza sia corretta e che ci sia il margine di cucitura in più di 1 centimetro rispetto alla tacca fatta con le forbici. Riposiziono l'angolo appena cucito piatto e con le forbici vado a tagliare il margine in questo modo. Riduco anche gli angoli. Faccio lo stesso sull'altro angolo cucito. Risvolto e vado a tirare bene fuori gli angoli con il risvolta angoli. Stiro i margini di cucitura aperti. Stiro facendo attenzione a piegare bene in questo punto il margine a 1 centimetro, come se la stiratura a 1 centimetro dovesse proseguire anche su questo lato. Ecco qui. Creo anche il lato interno allo stesso identico modo. Ecco qui i due gusci che andrò poi ad unire. Li metto da parte e mi occupo ora del manico. Ho applicato una teletta adesiva sul rovescio del manico per rinforzarlo. Piego il lato lungo inferiore 1 centimetro verso il rovescio e stiro. Faccio lo stesso con il lato superiore. Piego poi il manico a metà, rovescio su rovescio e spillo facendo combaciare bene le pieghe fatte in precedenza con la stiratura che devono proprio combaciare. Faccio un'impuntura a macchina a 2-3 mm dal bordo per unire questi due lembi, facendo attenzione che i bordi piegati e stirati combacino sempre. Ecco qui, faccio un'impuntura anche sul lato opposto in modo da avere due impunture parallele. Prendo il guscio esterno della borsa e vado a posizionare il manico sull'angolo superiore della borsa su uno dei due, dritto del manico contro dritto della borsa. Posiziono il manico in questa maniera e questi due lati devono essere uguali, nel mio caso sono entrambi infatti 3 cm. Spillo in posizione. Vado a fare lo stesso con l'altro angolo della borsa in modo da fissare il manico su entrambi gli angoli. Metto sempre il manico dritto contro dritto risvoltandolo in questo modo. Spillo anche quest'altro lato. A macchina fisso il manico con una cucitura 5 mm dal bordo del manico su entrambi gli angoli che ho spillato.
Ecco qui ho fissato il manico al mio guscio esterno della borsa. Adesso arriva la parte più complessa perché devo unire i due gusci di tessuto, quindi i due gusci della borsa, dritto contro dritto per appunto creare la borsa. Risvolto il guscio esterno al rovescio e tengo invece il guscio interno al dritto. Faccio combaciare gli angoli superiori del manico del lato esterno, quindi del guscio esterno e del guscio interno, dritto contro dritto e spillo. Vado poi all'angolo centrale e devo far combaciare i due punti cuciti, quindi le partenze delle cuciture esattamente sovrapponendole. Posso aiutarmi liberando il margine, quindi tagliando questo margine con la punta delle forbici arrivando a 1-2 mm dalla partenza della cucitura. Questo mi aiuterà a far combaciare la partenza di guscio esterno e guscio interno più agevolmente. Metto uno spillo. Spillo all'interno di questi due riferimenti che ho spillato fino adesso, guscio interno e guscio esterno, facendoli combaciare bene insieme. Proseguo poi con l'altro lato facendo esattamente la stessa identica cosa. Anche in questo caso, se mi può aiutare, posso liberare il margine facendo una piccola incisione che arriva in prossimità della cucitura. Mi raccomando, non troppo vicino, altrimenti rischio di scucire. Spillo. Proseguo anche con gli altri due lati della borsa finché non avrò spillato tutto il guscio esterno con il guscio interno, facendo ben combaciare i margini dei due gusci. Ecco qui, una volta spillato tutto posso occuparmi degli angoli del manico. Sposto gli spilli di lato in questo modo. Libero il tessuto sotto e lo taglio allo stesso livello del bordo del manico. Faccio lo stesso con l'altro angolo, questo mi agevolerà nella cucitura a 1 cm a macchina. Riposiziono lo spillo. Faccio la stessa identica cosa anche con l'altro lato del manico. Cucio a macchina 1 cm di margine di cucitura partendo da un lato dritto e arrivo fino al punto di unione delle due cuciture centrali. Se sei a un livello avanzato di cucito potresti cucire tutto con un'unica cucitura, ma se sei a un livello più principiante, diciamo, ti consiglio di affrancare e uscire, rientrare poi e ripartire nello stesso punto dopo aver aperto bene i margini. Riparto dallo stesso punto, un punto indietro, un avanti e cucio. Quando arrivo al manico, collago nel tessuto, cucio gli angoli come visto in precedenza.
Proseguo e arrivo fino all'unione delle cuciture successive. Affranco ed esco. Riparto e arrivo di nuovo al punto iniziale. Devo tirarmi bene fuori il margine mentre cucio, risvoltando la borsa perché c'è il manico che tiene in tensione i due lati della borsa. Quando arrivo affranco ed esco. Ho cucito i due gusci insieme. Taglio i fili in eccesso. Per risvoltare la borsa al dritto devo aprire una delle cuciture del lato interno, quindi con un tagliasole faccio un'apertura di circa 10 cm. Da quell'apertura tiro e risvolto la borsa al dritto. Eccola qui. Per prima cosa controllo come è venuta e che gli angoli siano cuciti correttamente. Stiro poi tutti i bordi appena cuciti. A macchina impunturo i bordi dei due gusci che appena cucito insieme a circa 3 mm partendo dalla base del manico. Ecco qui la borsa dal lato 1 e dal lato 2. Su questo guscio devo andare a chiudere a mano con un punto nascosto l'apertura che ho realizzato sulla cucitura. Ti spiego come chiudere un buco su una cucitura in un video precedente a questo. Trovi il link nel box di descrizione sotto questo video e sopra in alto a destra sul video. La borsa in questo modo è double face e può essere utilizzata da entrambi i lati. Se desideri chiuderla puoi applicare un bottone a pressione da cucire a mano come questo. Ti spiego come cucire un bottone a pressione a mano in un video precedente a questo. Se applichi il bottone la borsa non sarà più double face perché puoi chiuderla soltanto dal lato interno. Trovi il link nel box descrizione sotto questo video o sopra il video in alto a destra. Ecco qui la borsa origami conclusa. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video. Mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!